Welcome to the Biblioteca Orientalis. We have today here Professor Ludovico Micara from the University of Pescara, Italy. He is full professor of architectural design and a well-known scholar in Islamic architectural studies. Today he will introduce a famous French scholar that worked on archaeology and history of the Middle East, whose name is Jean Sauvaget. Adesso parleremo di Jean Sauvaget, nato nel 1901, morto nel 1950, quindi abbastanza giovane direi, e è stato accademico di Francia, direttore dell'Istituto Islamico di Damasco, ed è stato, a mio avviso, uno dei più importanti islamisti che ha in qualche modo cercato di ampliare l'analisi delle città e degli edifici del mondo islamico, soprattutto in occasione della conquista del mondo islamico delle città del mondo ellenistico, quindi delle città della tradizione classica. Il ruolo importante di Sauvaget è quello di aver capito come la conquista delle città e delle architetture del mondo ellenistico non è una conquista che porta poi unicamente alla distruzione di questo patrimonio, ma invece alla rivalutazione di questo patrimonio in maniera nuova, in maniera diversa, tale per cui queste città e queste architetture di fatto diventano una sorta di integrazione tra mondi diversi, tra realtà diverse, e in questo acquistano una complessità e una ricchezza che è poi quella del mondo mediterraneo. Il primo libro che vorrei analizzare è questo, è quello di sulla moschea omeyyade di Medina, che è uno studio, come lui dice, sulle origini architettoniche della moschea e della basilica. È pubblicato dall'Istituto francese di Damasco, di cui era il direttore, è del 1947. Questo libro è importante perché fa capire l'uso della moschea che veniva fatto in questo periodo. Ha delle funzioni che non sono soltanto quelle religiose, ma sono anche quelle più generalmente civili, e questo è identificato nel fatto che il califfo in particolari occasioni va nella moschea e pronuncia quella che è chiamata in arabo la khotba, che è un'allocuzione alla popolazione da parte del califfo, non soltanto sulla religione o sull'uso della religione corretta o non corretta della parte della popolazione, ma anche su alcuni principi più generalmente politici o comunque di vita civile che la popolazione deve rispettare. Questo fa sì che quindi la moschea, in particolare alcune moschee, le jami, le moschee appunto in cui si pronunciava la khotba, sono più importanti e sono quelle che in qualche modo vengono anche controllate di più dal potere politico. Questa funzione civile fa sì che viene evidenziato il legame con la basilica e con le sale d'udienza della tradizione ellenistica e orientale, direi, iniziata già da tempo da Alessandro Magno, che riporta in Occidente tutta una serie di usi legati appunto alle corti orientali, tra cui appunto quelle della sala d'udienza. E allora in questo ci sono degli elementi che la moschea ritiene che sono elementi tipici delle antiche sale d'udienza, e per esempio il minbar, cioè il trono in pratica da cui il principe parlava alla popolazione, è poi quello della moschea. Il mihrab,
la nicchia del mihrab, che non servirebbe, in realtà la direzione della Qibla è segnalata dal muro sud della moschea, quindi non c'è bisogno di un segno particolare. Quello invece, il mihrab, è il ricordo delle absidi delle sale d'udienza, dove appunto il principe sedeva e parlava alla popolazione. La stessa Maksura, che è nella moschea, questo recinto che separa, diciamo, la parte più pubblica della moschea e la parte riservata al sovrano o in questo caso al califfo, nelle giami, è appunto anch'essa in qualche modo il lascito degli schermi che separavano il pubblico generico dall'autorità. Tutto questo fa capire come l'origine della moschea non va presa nel senso, non va riferita soltanto alla tradizione religiosa del mondo islamico, ma anche più in generale appunto a questa presenza del modello della sala d'udienza ellenistica e orientale anche. Tra l'altro lui si lancia anche in una ipotesi di questo genere per la Chiesa cristiana, nel senso che come la moschea originaria nasce, diciamo, dalla riproduzione della casa di Maometto, in cui c'era una parte relativa appunto alla vita di Maometto, vita privata, e un'altra parte che era il cortile, in cui era la cornice, diciamo, della preghiera, ma anche il luogo del ricevimento del pubblico, dei nuovi fedeli, delle ambasciate e così via. Ugualmente lui dice le chiese cristiane derivano sostanzialmente da questo primo rapporto dei primi cristiani che avevano la loro casa e che poi avevano uno spazio per l'incontro con i primi fedeli e uno spazio di riunione in pratica, e anche questo in qualche modo influenza poi lo sviluppo della Chiesa. Questo non vuol dire che la moschea nasce dalla Chiesa, ma vuol dire che sia moschea sia Chiesa hanno un riferimento comune di partenza, che è quello delle sale d'udienza. La lezione che si può trarre da questo studio, da questa analisi, è intanto il fatto che Sauvaget intanto critica fortemente l'altro orientalista del periodo, che è Creswell, perché usa dei riferimenti per quanto riguarda l'analisi di questa moschea che sono molto limitati e unicamente dei testi. Poi la cosa importante è che quello che Sauvaget intende fare è quello di capire di un edificio religioso quali sono i veri usi, cioè non soltanto la dimensione religiosa dell'edificio moschea, ma anche gli altri usi che la moschea aveva ormai acquistato nel tempo.